Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Se siete nuovi, benvenuti e spero che i miei contenuti siano di vostro gradimento. Se così fosse, vi invito ad iscrivervi e di attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Vi ricordo anche di lasciare un like per aiutare il mio canale a crescere. Ma ora iniziamo col video. Un po' di tempo fa avevo fatto un video su come rilevare il cartamodello da una felpa che abbiamo in casa. Ecco, da questo cartamodello ora noi confezioniamo la felpa. A voi il tutorial. Io ho scelto un tessuto peloso e lucido e gli attaccherò una zip in contrasto argentata per creare una felpa un pochino elegante. Vi ho anche tenuto lo scontrino per farvi vedere quanto poco si spende se ci cuciamo i nostri capi in casa. Quando dobbiamo appoggiare il cartamodello su tessuti col pelo come il velluto o comunque tessuti con anche pelo più lungo, bisogna stare molto attenti alla direzione del pelo. Per fare ciò basterà accarezzarlo e vedrai che nel senso del pelo il tessuto risulterà più scuro e lucido, all'incontrario del pelo, quindi contropelo, sarà più opaco. Tutti i pezzi del cartamodello dovranno essere nella stessa direzione, altrimenti quando lo indosserete il colore del pelo si vedrà la differenza. Per quanto riguarda i tessuti pelliccia invece ho fatto un video shorts apposito perché per il taglio della pelliccia bisogna stare molto attenti, non si può tagliare con le forbici i bordi del cartamodello, altrimenti segate il pelo. Bisognerà andare con la punta nel sotto della pelle dove è attaccato il pelo. Comunque vi lascio tutto in descrizione. Vi suggerisco anche di segnalare il dritto e il rovescio del tessuto con delle etichettine. Tessuti di questo spessore e anche un po' elastici chiamano la confezione fatta con il tagliacuci. Ovviamente se voi non ce l'avete potete utilizzare lo zig-zag. Chiaramente il risultato finale non sarà lo stesso. Vi lascio in descrizione il link se decidete di acquistare la tagliacuci. Vi suggerisco il mio modello con il quale mi trovo molto bene. Utilizzando un bindello sbiego diamo un po' di sostegno ad alcune parti del nostro modello, ad esempio le spalle e il giro collo, il giro manica e i fianchi. Dimenticavo, il rinforzo è necessario solo sul dietro, nei fianchi e nelle spalle. Una volta stirato il bindello nei bordi delle spalle e del collo perché non si slabbrino, possiamo iniziare a cucire la nostra felpa. Iniziamo unendo i fianchi e le spalle, uno dietro l'altro. Continuiamo chiudendo il sottomanica. Quando passiamo all'applicazione delle maniche, le appoggiamo prima sul lato dritto, in modo da essere sicuri di appoggiarle nel modo corretto. Dopodiché prendiamo la cucitura del sottomanica, la spostiamo leggermente in avanti e risvoltiamo a rovescio il giro manica per poterlo confezionare. I primi 7-8 cm verso il davanti e verso il dietro saranno un po' più tesi, mentre la parte alta della manica dovrà essere bombata e quindi dovremo mettere dentro un po' di morbidezza.
In un capo casual come una felpa non è prettamente necessario che ci sia ricciatura sulla manica o che ci sia rinforzo. In questo caso ho deciso di metterlo perché l'effetto della felpa che voglio ottenere è abbastanza sull'elegante. Quello che ho in mano ora è un polso. Mi raccomando, anche in questo caso fate attenzione alla direzione del pelo quando lo attaccate alla manica. Ora lo bloccherò sul lato circolare dove si attacca al polso della manica. Lo fermo in precedenza perché andare sotto macchina con il polso aperto rischiereste di trascinarvelo. La cucitura del sottomanica e del polso ovviamente devono combaciare in modo preciso. Per attaccare la zip bisogna avere il capo rifinito con il cappuccio attaccato. Quindi procediamo ora ad unire il cappuccio allo scollo. Lo misuriamo e lo puntiamo con degli spilli. Attenzione a rispettare il centro e le spalle in modo che le misure risultino uguali fra di loro, fra destra e sinistra. Essendo il cappuccio una parte visibile della nostra felpa, rifiniremo la cucitura con del nastro sbiego, in modo da nascondere il brutto della cucitura una volta a capo indossato. Applicheremo lo sbiego alla cucitura aprendo il ripiego che è caratteristico in questo tipo di nastro e ci cuciremo sopra seguendo la piegatura dello sbiego. Cercheremo di correre il più possibile parallelamente alla cucitura dello scollo.
Ora pieghiamo lo sbiego in modo da nascondere la cucitura dello scollo, quindi la copriremo. All'inizio vedete che piego lo sbiego per fare la rifinitura verso l'interno. Come ultimo passo eseguiremo un'impuntura a riva lungo lo sbiego, appoggiandoci in prossimità della cucitura che vedremo visibile dalla parte dove cuciamo, che sarebbe la cucitura dell'attaccatura dello sbiego precedente. In questo modo anche il rovescio verrà abbastanza preciso. Nel caso di tessuti di questo spessore ovviamente è molto più difficile fare le cose super perfette, ma se ci fosse un tessuto sottile vi insegnerò come è facile creare un'impuntura precisa sia da un lato che dall'altro. Passiamo ora alla confezione del fondo della felpa. Ho una striscia larga tanto quanto i polsi, come avete visto nel cartamodello che abbiamo costruito. Cosa faccio ora? Ho fatto un video short per quanto riguarda l'arricciatura. Allora, il fondo del capo dovrà essere un pochino bombato, quindi lo preparerò già con l'arricciatura abbastanza distribuita. In descrizione vi lascio lo shorts dove vi insegno a fare le arricciature in modo semplice e veloce con la macchina da cucire. Ora passiamo alla rifinitura del cappuccio. Potevo lasciarlo così com'era, con la cucitura in tagliacuci e il bordo superiore in cimosa, perché essendo un tessuto peloso era rifinito bene anche così. Ma ho deciso di applicare un pizzetto per coprire la cucitura centrale del cappuccio, di modo che quando si appoggi sulla schiena si veda il pizzo, e bordare la parte rotonda della testa del cappuccio sempre con lo stesso pizzetto, che dopo proseguirà anche nella cerniera. Quindi il prossimo passaggio sarà attaccare il pizzo sui margini del davanti. Ho lasciato il pizzo pari o qualche centimetro più in fuori del fondo della felpa, però partirò a cucire all'incirca da metà del bordo del fondo. Questo perché dopo, quando lo piegheremo, deciderò se proseguire oppure se ripiegarlo all'interno. Partendo all'incirca da 1 centimetro al di sopra della piegatura del fondo possiamo fermare la cerniera con degli spilli. Arriveremo all'incrocio del cappuccio. Mi raccomando, come vi dico sempre, attenzione alla congiunzione delle cuciture. Le cuciture dello scollo e del bordo del fondo devono essere pari, altrimenti una volta indossato il capo l'effetto sarà molto impreciso. Se la cerniera dovesse essere troppo lunga, nel caso fosse di metallo, si può accorciare con dei tronchesini. Basterà tagliare la zip un po' sopra a dove volete che finisca la misura e togliere i dentini in eccesso.
Schiacciando con il tronchetto riuscirete ad aprire il dentino e a sfilarlo senza rovinare la cerniera. Se la cerniera è di plastica, basterà ripiegare la parte alta a livello della misura che vi serve. Se lo pizzicate col tronchetto nel punto giusto, ossia nella protuberanza che viene al di fuori del nastro della cerniera, lui si aprirà e si staccherà con facilità, rimanendo addirittura quasi intero. Ecco qua come rimane il dentino staccato. Ecco, questa è la nostra giacca, tolti i dentini. L'interno lo rifinirò con del nastro sbiego in tinta per fare un lavoro più preciso e bello da vedere, soprattutto quando sullo scollo la zip rimane aperta. Ho scelto una zip in metallo argentato perché desidero che i dentini rimangano a vista. Effettuerò quindi un'impuntura a riva vicino ai dentini sul pizzo che ho applicato precedentemente al davanti. Fermando in modo preciso lo sbiego al di sotto, prenderò in contemporanea anche quello, eseguendo una cucitura abbastanza dritta. Se non vi fidate di applicare tutto solamente con gli spilli, ricordate che si può sempre imbastire. In questo modo vedrete il lavoro come verrà fuori una volta cucito, e anche il nastro e il pizzo si muoveranno molto di meno. Tutto questo risulterà quindi molto più semplice per le persone inesperte. Se lo puntate solo con gli spilli, man mano che andate avanti potete controllare la posizione del nastro sotto. Una volta fermata la cerniera, procediamo alla rifinitura interna. Per fermare il nastro sbiego non potevo fare il sottopunto, in quanto essendo un tessuto peloso non era tanto auspicabile fare questo procedimento. Quindi ho deciso di prendere il nastro che si usa per fare gli orli e che quindi va stirato ed è termico, per incollarlo verso l'interno. In questo modo il nastro rimarrà piatto, non ci saranno cuciture visibili e il lavoro risulterà molto elegante. Nella parte alta del nastro invece, nella congiunzione con lo scollo, farò il sottopunto, perché potrò fare la cucitura attaccata allo sbiego con cui ho rifinito il collo. Siamo quasi giunti al termine, è rimasto solamente da finire il fondo della nostra felpa. Anche sul fondo applichiamo lo sbiego nero, che sarà nella parte visibile all'interno una volta ripiegato. In questo modo la rifinitura riprenderà quella dello scollo. Procediamo quindi nella stessa maniera. Apriamo la parte ripiegata dello sbiego nella parte dove dobbiamo cucirla e seguiamo la piegatura. Una volta arrivati in fondo, piegheremo lo sbiego a metà e faremo un'impuntura a riva dalla parte libera, prendendo anche il sotto. Fate conto di applicarlo in modo che la parte che impunterete dal diritto sia quella visibile all'interno. In questo modo potrete, controllare l'impuntura e far venire il lavoro perfetto. Come vedete ho lasciato un pezzo di sbiego da ripiegare all'interno in modo che non si sfili. Non partite mai con lo sbiego tagliato all'inizio, altrimenti con il tempo si sfilerà. Lo ripiego verso l'interno come ho fatto anche sullo scollo e dopodiché lo piego a metà. Ecco qui, vedete? La parte che vedete adesso sarà il sotto, quella libera e sarà quella che impunturerò. Fatevi guidare dalla cucitura sottostante per andare dritti. Appoggiate il nastro lungo quella fatta precedentemente, proprio come abbiamo fatto con lo scollo.
Certamente se avete cucito in modo preciso la prima parte, la piegatura dello sbiego vi aiuterà a fare il lavoro molto preciso. Una volta impunturato il nastro di sbiego, ho piegato a metà il fondo della nostra felpa, fermandolo con degli spilli. Mi sono aiutata con gli spilli puntandoli in modo da vedere sul rovescio dove cascava la cucitura del dritto. In questo modo, quando farò adesso la seconda impuntura per fermare il bordo del fondo che è stato ripiegato all'interno, il lavoro verrà abbastanza dritto. Eccomi pronta a procedere con l'ultima impuntura. Partendo dal nastro della cerniera, fate un'altra impuntura a riva sopra al fondo oppure al centro della cucitura, praticamente dove è stato attaccato il fondo, al davanti e al dietro della nostra felpa. Io l'ho fatta centrata, con le mani tasto sempre che ci sia al di sotto lo spessore del nostro bordo ed ecco che lo stiamo pizzicando. Questo dovrà avvenire dalla partenza fino all'arrivo. Gli spilli puntati nel modo corretto ci aiuteranno molto in questa operazione. Eventualmente ricordatevi sempre che potete usufruire dell'imbastitura. Ecco qui la nostra felpa terminata. Come vedete anche l'interno è rifinito in modo ineccepibile, direi. Il fondo è rifinito con lo sbiego, il bordo della cerniera rifinito, quindi se indossate e la tenete anche aperta sembrerà assolutamente un capo acquistato in negozio. Rimane solo da dare qualche punto a mano lungo il bordo del fondo verso l'attaccatura della cerniera, ecco qui dove sto indicando in questo momento. Dopodiché potete indossarlo e fare la vostra bella figura. Siamo giunti al termine, io vi ringrazio se siete arrivati fino a qui e vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdere i prossimi video e lasciarmi un like per aiutare a far crescere il mio canale. Vi saluto, un bacio a tutti, vi ricordo che mi trovate anche su Facebook ed Instagram. Potete scrivermi una email per qualsiasi domanda o dubbio. Ciao ciao!